Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con gli oracoli dei messaggi d'amore e i Sexual Magic Oracles. Che cosa appunto chiederemo quest'oggi a questi due mazzi? Cercheremo di capire ovviamente se la persona del vostro cuore, pur stando distante, lontana appunto da voi in questi giorni appunto, vi pensa, a cosa sta pensando, cosa pensa di voi, del vostro rapporto, cosa vorrebbe dirvi e cerchiamo di capire anche se ci sarà appunto un incontro e che tipologia di incontro sarà. Questo video, come avrete sicuramente già notato, sarà un video a doppia variante, quindi variante 1 e variante 2, tra le quali ovviamente potrete scegliere. Chi mi segue da tempo sa che io tendo ad alternare sul canale video a variante unica a video a doppia o anche addirittura a volte quadrupla variante per cercare di venire incontro il più possibile ai gusti e alle esigenze di tutti voi. Come vedrete, questo sarà appunto un video più veloce sicuramente dei soliti, proprio perché appunto gli oracoli permettono una lettura seppur molto dettagliata, però comunque molto più immediata e diretta rispetto per esempio ai tarocchi o ovviamente anche alle sibille. Dunque possiamo appunto iniziare la prima variante, dunque per il principio di sincronicità. Per chiunque appunto scelga la prima variante, cerchiamo di capire la persona del vostro cuore che cosa vorrebbe dirvi. Ora mescoliamo i Sexual Magic Oracles. Perfetto, dunque come appunto avrete notato, qui abbiamo 6 oracoli, 6 carte oracolari appunto dei messaggi d'amore e 2 ovviamente oracoli dei Sexual Magic Oracles. Per quanto riguarda i messaggi d'amore, cercheremo appunto di capire che cosa questa persona vorrebbe dirvi e ovviamente per quanto riguarda i Sexual Magic Oracles, cercheremo appunto di capire se ci sarà a breve un incontro tra voi e questa persona e ovviamente che tipologia di incontro sarà, come andrà. Iniziamo appunto dunque dal primo oracolo e ovviamente abbiamo l'oracolo della speranza. Guardate che bella questa immagine. Non ho mai rinunciato a noi, non ho ancora perso le speranze, non ho ancora rinunciato a noi. Allora ragazzi, ovviamente questa è una persona che a voi tiene veramente molto, è una persona che comunque, nonostante questi giorni di lontananza, ha tutta l'intenzione di tornare da voi. Questo è proprio l'oracolo del ritorno. È una persona che ha voglia di rivedervi, di risentirvi e, come potete vedere, di riabbracciarvi. È una persona che crede nel vostro rapporto, ha una visione diciamo piuttosto ottimistica del futuro ed è una persona che per nessuna ragione al mondo rinuncerebbe a voi. Anche nel caso ad esempio tra voi ci siano stati dei dissapori, delle discussioni, questa persona ha intenzione ovviamente di riprendere il discorso e ovviamente di riappacificarsi con voi. Passiamo dunque al secondo oracolo e qui abbiamo l'oracolo del trascurare.
Allora, questa persona sa di aver mancato in un compito, ho fallito nel darti ciò di cui avevi bisogno. Allora, ragazzi, questa persona ovviamente sa che comunque in qualcosa vi ha deluso o comunque ovviamente ha la percezione di non essere, diciamo, stata ovviamente al top, al massimo delle sue potenzialità in riferimento o ad un determinato momento della vostra storia oppure in riferimento ad un determinato argomento, per esempio inerente al vostro rapporto, il vostro, diciamo, futuro, la vostra progettualità futura. Dunque questa persona sa di non aver avuto un comportamento sempre impeccabile con voi nei vostri confronti e se ne rammarica, quindi ovviamente in questo momento sta ripensando a tutto ciò in cui possa essere, diciamo, stata particolarmente carente o comunque sta ripensando ai suoi stessi errori e ovviamente se ne dispiace. È un oracolo che parla di consapevolezza, quindi questa persona sa di aver sbagliato e dove possa aver sbagliato. Passiamo ora dunque al terzo oracolo e qui abbiamo l'oracolo dei segreti. Non ti ho detto tutto, non ti ho raccontato esattamente ogni cosa. Allora, questa non è una carta, non è un oracolo negativo, necessariamente negativo, cioè questa è una persona che ha omesso, quindi non vi ha mentito, ha semplicemente omesso qualcosa in riferimento, per esempio, alla propria progettualità futura con voi, per quanto riguarda le sue aspettative, i suoi sogni, i suoi desideri, per quanto concerne anche ciò che possa avergli provocato fastidio, disagio. Cioè è una persona che potrebbe, diciamo, aver tenuto ovviamente nascoste alcune piccole verità interiori, d'accordo? Quindi non stiamo parlando di inganno, stiamo parlando di una persona che ha omesso dei particolari circa la propria interiorità, i propri desideri in riferimento ad esempio al futuro, cioè una persona che non ha raccontato esattamente tutto per quanto riguarda ciò che ha dentro. Questo è anche un oracolo che ci parla proprio della possibilità che questa persona possa appunto raccontarvi tutto ciò che ha omesso, proprio perché è dispiaciuta di avervi tenuto ovviamente nascoste determinate verità. Passiamo ora al quarto oracolo e qui abbiamo un oracolo meraviglioso, ossia l'oracolo dell'impegno. Voglio che tu faccia parte del mio futuro. Ragazzi, questo è un oracolo bellissimo, proprio perché è un oracolo che parla di impegno, cioè questa è una persona che sente molto profondamente il legame con voi, ve lo dicevo sin dall'inizio, è una persona che vuole che voi facciate parte della sua vita. Ecco che cosa appunto potrebbe avervi nascosto questa persona, i suoi progetti sul futuro con voi. Nel caso in cui ad esempio la vostra sia una storia clandestina, questa persona potrebbe per esempio pensare di lasciare la compagna ufficiale per stare con voi, cosa che potrebbe proprio non avervi magari mai nemmeno accennato. Oppure, nel caso in cui sia un rapporto con una persona assolutamente libera, potrebbe aver pensato per esempio ad un matrimonio, ad un fidanzamento, ad avere dei figli. Cioè questa è una persona che ha dei progetti seri ovviamente con voi, quindi è una persona che vuole che voi facciate parte della sua vita futura. Quindi è una carta che parla di legame ed è una carta che parla di progettualità, di pensieri inerenti a un qualcosa di più stabile, solido e concreto per quanto riguarda il vostro futuro. Scopriamo ora il quinto oracolo e qui abbiamo l'oracolo del nuovo capitolo. Sto cercando di andare avanti. Questa è una persona che vuole completamente cambiare la sua vita, questa è una persona che ha bisogno di trasformazione, che anela ad un'evoluzione, ecco di cosa appunto potrebbe anche non avervi parlato. Questa persona vuole un reale cambiamento ovviamente nella sua vita,
E ovviamente della sua vita fate parte anche voi e lui vuole che voi facciate parte della sua vita anche in futuro, quindi vuole questo grande cambiamento anche ovviamente con voi e per quanto riguarda il vostro rapporto. Ragazzi, questa è una persona che vuol far sul serio, cioè questa è una persona che vuole realmente rivoluzionare la sua vita. Per nuovo capitolo, ragazzi, si intende anche un voler cancellare il passato. Quindi anche nel caso in cui questa persona abbia avuto problemi con, per esempio, una ex o comunque un matrimonio, una ex convivenza, ecco che questa persona vuole cancellare tutto questo, vuole andare avanti. Il passato ovviamente deve essere un capitolo chiuso. Quindi questa è una persona che vuole affrontare proprio un altro ciclo di vita, un nuovo ciclo della sua vita, ovviamente con voi. Ed ora arriviamo all'ultimo appunto oracolo dei messaggi d'amore e qui abbiamo l'indecisione. L'indeciso, so che la mia incapacità di prendere una decisione, di fare una scelta, ti ferisce, ti ha ferito. Allora ragazzi, questa persona ovviamente nel caso in cui sia impegnata ovviamente ufficialmente altrove, sa che la sua incapacità di scegliere comunque tra voi la compagna ufficiale comunque vi ha ferito e vi ferisce. Nel caso in cui questa sia una persona comunque libera, sa ugualmente di avervi ferito proprio a seguito di piccoli momenti di indecisione che potrebbe aver mostrato inerenti appunto al vostro rapporto, cioè potrebbe questa persona in passato aver tentennato per esempio sull'impegnarsi maggiormente con voi, per esempio sull'affrontare il discorso matrimonio, sull'avere dei figli. Ecco, ora ad oggi vi ho detto che questa persona è pronta e sta pensando, sta progettando di mettere in atto qualcosa di completamente nuovo che rivoluzioni la sua vita. Però è chiaro che questa persona in passato con voi si è comportata in maniera diversa, quindi potrebbe aver mostrato, diciamo, dell'indecisione, un tentennare in riferimento a situazioni, a questioni importanti che avete comunque trattato. Ecco, questa persona è consapevole, ve l'ho detto all'inizio con la carta appunto del trascurare, dell'aver mancato in un compito, che questa persona è assolutamente consapevole dei propri errori, di non avervi dato evidentemente ciò di cui voi avevate bisogno e che ovviamente meritavate. Ad oggi questa persona è pronta, ma sa sicuramente di avervi comunque ferito. Ed ora con i Sexual Magic Oracles cerchiamo invece di capire se ci sarà un incontro tra voi e questa persona e che tipologia di incontro ovviamente sarà. Ovviamente sia da un punto di vista strettamente emotivo che anche da un punto di vista, perché no, passionale ed erotico. E anche qui abbiamo, come potete vedere, un oracolo bellissimo che è appunto l'oracolo dell'empatia. Voi e questa persona siete ovviamente molto legati, il vostro legame è ovviamente un legame inscindibile, un legame molto forte, per cui molto spesso potreste anche non parlare, ma capirvi comunque lo stesso. C'è un'energia fra di voi che vi collega, cioè che vi avvicina anche nella distanza, quindi anche in questi giorni. Vi siete inevitabilmente pensati, cioè come voi avete pensato a questa persona, anche ovviamente questa persona ha pensato a voi, quindi questa persona ha voglia, un profondo ovviamente desiderio di vedervi e ovviamente di stare con voi, quindi sicuramente questa persona vi chiederà ovviamente nel breve tempo possibile un incontro. Ma questo oracolo ci parla anche, oltre ovviamente anche ad un profondo feeling sicuramente erotico e sensuale, parla anche comunque del voler comunicare. Come potete vedere appunto è legata questa carta a Mercurio, quindi è una persona che evidentemente ha voglia di raccontarvi, quindi molto probabilmente proprio di svelarvi quei segreti, quelle omissioni che tanto appesantiscono la sua anima. Quindi è una persona che ha voglia di parlarvi, di raccontarvi e di aprirsi. Sa che ovviamente sarà possibile, proprio perché sa che tra di voi c'è una grande empatia ed una grande comprensione. Sa che la vostra conoscenza diventerà sempre più profonda
Ed è questo quello che vuole questa persona, al di là ovviamente della mera sessualità. Questa è una persona che vuole rendere sempre più profondo il vostro rapporto partendo da una importante comunicazione, dallo svelarsi e dal rivelarsi, proprio dal mettersi completamente a nudo. Quindi nel prossimo incontro aspettatevi comunque da parte di questa persona delle piccole rivelazioni, comunque un aprirsi maggiormente di più rispetto a se stesso. Ed ora appunto arriviamo all'ultimo oracolo e cerchiamo di capire appunto che tipologia di incontro ci sarà. Direi ovviamente un incontro meraviglioso che conferma tutto quello che abbiamo detto sino ad ora. E qui abbiamo l'oracolo della scoperta. Allora ragazzi, vi ho appena appunto parlato ovviamente dell'offrirsi allo sguardo altrui senza pudori e ovviamente aprendosi, quindi mettendosi a nudo. Ecco, questo è quello che avverrà nel vostro prossimo incontro. Quindi sicuramente ci sarà un erotismo bello, un erotismo dolce, un erotismo ovviamente molto piacevole, soddisfacente, ma non ci sarà soltanto un mettersi a nudo per quanto riguarda ovviamente la fisicità, bensì anche la propria interiorità, perché finalmente riuscirete ad aprirvi. Questa persona soprattutto riuscirà ad esprimere a parole tutto quello che ha dentro o comunque si confronterà con voi con riflessioni di una certa importanza, senza ovviamente temere giudizi. Quindi sarà sincera questa persona e voi sarete sinceri ovviamente con questa persona. Quindi ci sarà molta verità, ci sarà trasparenza, ci sarà lealtà, ci sarà una grande voglia e bisogno di darsi all'altro, ma in maniera sincera. Quindi dando non soltanto il proprio corpo, ma anche il proprio cuore, la propria anima, il proprio spirito, la propria progettualità. Quindi sarà un incontro molto importante, un incontro, vi ripeto, profondo e di verità, per cui ci sarà sicuramente, sì, anche uno spogliarsi da un punto di vista ovviamente fisico ed erotico, ma questo equivarrà anche a dichiarare ovviamente all'altro la vostra interiorità, vi ripeto, proprio mettendovi a nudo e dichiarandovi soprattutto pronti, sia voi che soprattutto l'altra persona, pronti appunto per l'amore, per costruire qualcosa di più importante, più profondo nel vostro futuro. Ve lo dicevo appunto che questa è una persona che vi vuole ovviamente nel suo futuro. Ecco, questa persona nel prossimo incontro vi accennerà qualcosa in riferimento a questa sua progettualità, quindi si aprirà molto questa persona, anche semplicemente da un atteggiamento, da uno sguardo. Diciamo, questa persona saprà comunque rivelarvi molto di più di quanto possa aver fatto ovviamente sino adesso. La stessa cosa varrà per voi, quindi anche voi ovviamente vi aprirete molto di più a questa persona, vi ripeto, allo sguardo anche di questa persona, senza tabù, senza paure, senza pudori e ovviamente non temendo nemmeno né il rifiuto e né giudizi negativi da parte dell'altra persona, perché ovviamente non ci saranno. Dunque, questa è stata una stesa molto bella, fatta di ottime prospettive e ovviamente anche di ottimi progetti e anche di un incontro molto particolare, molto bello e molto significativo. Dunque, come sempre, buona fortuna, buon incontro e a presto! Ed ora dunque iniziamo la seconda variante con i messaggi oracolari dell'amore e con i Sexual Magic Oracles. E dunque per il principio di sincronicità cerchiamo di capire la persona del vostro cuore a cosa sta pensando. Perfetto, ora iniziamo appunto a mescolare i Sexual Magic Oracles e cerchiamo di capire qualcosa in più sul vostro futuro incontro.
Vogliono essere estratti insieme questi due oracoli, quindi estraiamoli insieme e scegliamoli entrambi. Perfetto, allora ragazzi iniziamo appunto ad occuparci primariamente degli oracoli, dei messaggi d'amore, poi successivamente dei Sexual Magic Oracles. Per quanto riguarda i messaggi d'amore abbiamo appunto 6 oracoli e Sexual Magic Oracles 2 oracoli. Scopriamo il primo oracolo e qui abbiamo le responsabilità. Devo prendermi cura dei miei bisogni economico-finanziari ed emotivi. Allora ragazzi, nel caso in cui il rapporto in essere tra voi e questa persona sia clandestino, quindi si stia parlando di un rapporto con una persona impegnata, questa persona ovviamente sa di dover prendere tempo proprio perché ovviamente deve occuparsi di questioni inerenti il proprio dovere ovviamente ad esempio in questo caso di padre piuttosto che di compagno ufficiale, inerente ovviamente non ad un discorso di tipo prettamente sentimentale, ma un discorso di tipo pratico e ovviamente anche economico-finanziario. Cioè questa persona si è caricata e si deve caricare di oneri economici e ovviamente concreti per quanto riguarda questa famiglia che lui ha già in essere. Di conseguenza non può fare altrimenti, quindi purtroppo sa di dovervi chiedere ovviamente pazienza. Nel caso in cui il vostro rapporto non sia con una persona impegnata, bensì con una persona libera, questa persona ha delle preoccupazioni inerenti alla sua famiglia di origine, quindi comunque una carta, un oracolo che si riferisce a problemi familiari o in una famiglia in essere, famiglia ufficiale, nel caso di un rapporto clandestino, oppure famiglia ovviamente d'origine, nel caso di un rapporto con una persona libera. Quindi questa è una persona che si sta occupando e si dovrà ancora occupare di questioni familiari inerenti, vi ripeto, non tanto a una particolare affettività che questa persona provi per questi familiari o per la compagna ufficiale, quanto piuttosto per, diciamo, situazioni pratiche che necessitano e necessiteranno del suo intervento. È chiaro che ovviamente sono delle preoccupazioni importanti per questa persona, delle condizioni sine qua non, soprattutto nel caso in cui sia padre. Questa persona di conseguenza ovviamente ha dei doveri da genitore, di conseguenza vuole giustamente assolvere a questi doveri, d'accordo? Quindi ci sono, diciamo, delle preoccupazioni, ecco, che albergano nell'anima ovviamente di questa persona proprio in questi giorni. Ed ora occupiamoci del secondo oracolo del nuovo capitolo. Sto cercando di andare avanti. Allora ragazzi, questa persona vuole affrontare un nuovo ciclo della sua vita. Questa persona vuole cambiare la sua vita, vuole evolvere, vuole una vera e propria trasformazione, vuole vivere un nuovo capitolo della sua vita. È chiaro che ora si comprendono queste responsabilità, ossia proprio per riuscire ovviamente a cambiare vita, ad iniziare un nuovo corso della propria vita, questa persona deve ultimare alcune necessità pratiche inerenti, vi ripeto, o una famiglia ufficiale nel caso in cui questa sia una persona impegnata, oppure per quanto concerne la sua famiglia di origine, quindi per esempio aiutare i propri genitori in qualsiasi modo. Quindi questa è una persona che per riuscire a staccarsi completamente dal passato ed iniziare qualcosa di totalmente nuovo ha bisogno di, vi ripeto, ultimare alcune faccende di cui si sta occupando, preoccupando e ovviamente che stanno in qualche modo albergando nei propri pensieri proprio in questi giorni di lontananza da voi. Ma lo sta facendo ovviamente perché vuole cambiare vita. Questa persona vuole assolutamente cancellare il passato perché l'oracolo
del nuovo capitolo è inerente proprio al chiudere completamente con situazioni del passato che non fanno più bene. Ed ora ci occupiamo appunto del terzo oracolo e qui abbiamo l'oracolo della speranza. Non ho mai rinunciato a noi. Allora ragazzi, questa è una persona che nonostante, vi ripeto, queste responsabilità, nonostante queste difficoltà, nonostante queste preoccupazioni, ecco, non ha mai smesso di sognare. Sognare su chi? Sognare su cosa? Su voi, sul vostro rapporto. Questa è una persona che ha voglia di vedervi, ha voglia di abbracciarvi, ha voglia di far sul serio con voi. È una carta molto bella, è un oracolo molto bello che parla di sentimenti. Quindi è una persona che ha voglia assolutamente di costruire qualcosa in più, di fare quel passo in più con voi. E probabilmente a questo passo questa persona pensa da tanto tempo e probabilmente proprio voi rappresentate per questa persona questo nuovo capitolo, ma prima deve chiudere col passato. Soltanto a chiusura effettuata, questa persona potrà iniziare un nuovo capitolo della propria vita con voi, perché è con voi che ha la speranza di realizzare tutti i suoi sogni e desideri. Passiamo ora al quarto oracolo. Che meraviglia questo oracolo, insostituibile. Il modo in cui mi hai amato, mi ami, mi fai sentire non potrà mai essere eguagliato da nessun altro. Questa persona prova un sentimento per voi veramente molto profondo. È una persona innamorata di voi, non solo del vostro aspetto estetico, ma anche e soprattutto della vostra interiorità. Questa è una persona che ama molto il come voi esprimiate i vostri sentimenti, in questo caso i sentimenti d'amore nei suoi confronti, il come voi esprimiate le vostre emozioni. Questa è una persona che vi stima prima ancora che desiderarvi. Ecco perché vi dicevo che questo è un rapporto molto profondo, perché questa persona prova per voi qualcosa in più, vi apprezza, vi stima e soprattutto si sente bene al vostro fianco. Questa persona si sente ricambiata nel suo desiderio, nella sua stima nei vostri confronti. Quindi questa persona vi vede come insostituibile, cioè nessun'altra persona, nessun'altra donna potrebbe mai prendere il vostro posto. Non c'è nessuna alla vostra altezza. Non vi cambierebbe mai con nessuno. Siete insostituibile per questa persona. Proprio perché avete delle doti non solo fisiche, ma anche emotive, sentimentali, interiori che fanno letteralmente impazzire questa persona. Perché al vostro fianco questa persona si sente bene. Si sente coccolata, si sente amata, si sente desiderata, si sente cercata nel modo giusto. Nel modo che per lui ovviamente sia il miglior modo possibile. Ecco perché per questa persona siete insostituibile. E anche a questo sta pensando in questi giorni di lontananza da voi. Che nessun'altra donna potrebbe mai prendere il vostro posto. Vediamo un po' appunto il quinto oracolo, spazio. I propri spazi, ho bisogno di più tempo per organizzare, per pensare, per riflettere, per pianificare. Allora, vi ho detto che questa persona deve in qualche modo ultimare alcune faccende inerenti alla sua vita personale, la sua famiglia, o d'origine o acquisita. Ebbene, questa persona ha bisogno ovviamente ancora di ulterior tempo, ve l'ho detto all'inizio, ragazzi, come primo oracolo, quindi sa di dovervi chiedere ancora del tempo e pazienza per riuscire a risolvere per bene tutte le questioni. Di conseguenza, questa persona sa che potrebbe chiedervi ancora, per esempio, dei momenti di lontananza, per esempio magari non vedersi proprio tutti i giorni, non potersi sentire tutti i giorni,
proprio perché ci sono ancora delle questioni che lui deve assolutamente risolvere, soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata. Quindi vi chiederà ancora pazienza, ha intenzione di farlo, cioè sta pensando di parlarvene, di chiedervi ulteriore pazienza e ovviamente discrezione. È chiaro che però, ragazzi, questa persona non vuole chiedervi tempo stando ovviamente lontana da voi, quindi non vi chiederà un allontanamento rispetto a voi o rispetto al vostro rapporto, assolutamente no, lo abbiamo detto, questa persona veramente prova un sentimento molto profondo per voi, anzi vuole costruire qualcosa in più ovviamente con voi, però vi deve chiedere ancora pazienza per quanto riguarda magari, ecco, un rapporto molto più regolare, equilibrato, continuativo. Evidentemente questa persona dovrà ancora, diciamo, affrontare degli alti e bassi. Comunque ve ne vuole parlare o comunque farà di tutto per farvelo capire. D'accordo? Quindi è una persona che ci sta già pensando, Ed ora procediamo appunto con l'ultimo oracolo, vediamo un po', e qui abbiamo l'oracolo dell'impegno, ragazzi. Allora, voglio che tu faccia parte del mio futuro. Allora, ribadisco il fatto che questa persona provi un forte sentimento per voi. È una persona che sta già progettando e programmando qualcosa in più, sia in riferimento al suo futuro, che anche in riferimento a questo punto al vostro futuro, al futuro di una coppia. Cioè, è una persona che vi ha già scelta praticamente, ve l'avevo detto che vi vede come insostituibile, quindi è una persona che nonostante sappia già ad oggi purtroppo debba appunto chiedervi ancora del tempo o comunque di pazientare o comunque di attendere momenti migliori, ecco che comunque questa persona pensa a voi come la donna giusta per lui, pensa a voi come una persona appunto alla quale non ha mai voluto rinunciare e alla quale non rinuncerà mai. Ovviamente pensa ad un legame molto più profondo, molto più impegnativo. Nel caso in cui siate fidanzati pensa ad un matrimonio, nel caso in cui siate sposati pensa a dei figli, nel caso in cui sia un rapporto clandestino pensa a voi come una coppia ufficiale, quindi è una persona che comunque vuole qualcosa in più tra di voi, ma soprattutto vuole che voi facciate parte del suo futuro. A questo punto passiamo ai due oracoli dei Sexual Magic Oracles e appunto vediamo in prima posizione che cosa abbiamo per quanto riguarda un vostro futuro appunto incontro, cioè come sarà. Vediamo un po'. Qui abbiamo l'oracolo del lasciare, dell'abbandonare, dell'abbandono. Allora, questa persona teme di perdervi perché teme che dovendovi chiedere tempo, prima o poi voi vi stanchiate. Questo oracolo è legato al segno del Capricorno, che a sua volta è legato a Saturno, Cronos, il dio del tempo. Di conseguenza questa persona teme che nel caso in cui le tempistiche siano un po' troppo lunghe, questa persona rischi veramente, ma sul serio, di perdervi. Dunque, questa persona è consapevole del fatto che quelle faccende di cui parlavamo all'inizio, che deve ancora risolvere, di cui si deve occupare, ecco, è consapevole che tutto questo possa rappresentare per voi un ostacolo, E quindi teme, diciamo, di perdervi. Teme che voi non abbiate abbastanza tempo, abbastanza pazienza per in qualche modo aspettare che lui termini, diciamo, questa opera che debba essere compiuta entro un determinato appunto tempo, evidentemente non così breve, d'accordo? Quindi nel prossimo incontro voi noterete, diciamo, in questa persona un atteggiamento magari apparentemente sereno, ma diciamo vi accorgerete da alcune magari piccole sfumature
il suo tono di voce, il suo sguardo, alcuni comportamenti, che obiettivamente questa persona ha paura di perdervi. O ve lo dirà in maniera concreta, plateale, quindi vi dirà a chiare lettere che ha paura di perdervi, dovendovi chiedere ulteriore tempo e pazienza, oppure lo capirete. Quindi noterete, diciamo, comunque un atteggiamento, non dico preoccupato e negativo, però, diciamo, sottilmente teso per quanto concerne appunto questi discorsi. Perché, come vi avevo detto, molto probabilmente questa persona vi parlerà di queste faccende di cui si deve occupare, quindi teme una vostra reazione, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona, vi ripeto, ha paura che la vostra risposta possa essere comunque negativa e di conseguenza si mostrerà un po' in tensione. Ovviamente comunque niente di preoccupante, d'accordo? Noterete semplicemente un po' di tensione, un po' di preoccupazione, diciamo, sul suo volto o anche semplicemente nelle sue parole. Ed arriviamo dunque all'ultimo oracolo e qui abbiamo l'oracolo della scoperta. Allora ragazzi, questo sarà un incontro molto bello, innanzitutto, in cui cadranno tabù, preoccupazioni, paure, pudori, in cui vi aprirete probabilmente per la prima volta l'uno all'altra, in maniera molto trasparente, in maniera molto onesta, in cui la nudità, diciamo, anche dei vostri corpi si abbinerà perfettamente alla nudità della vostra anima. Cioè, finalmente non avrete paura di mettervi a nudo l'uno di fronte all'altra. Quindi non soltanto vi spoglierete, diciamo, dei vostri abiti, ma anche di preoccupazioni, non detti, tutto ciò che sino ad ora potrebbe aver appunto acuito quella tensione di cui vi parlavo poco fa. E dunque è un oracolo che parla di un dichiararsi pronti all'onestà, pronti a vivere un rapporto in maniera, vi ripeto, trasparente, mettendo, diciamo, le carte in tavola ben scoperte. Quindi, vi ripeto, questa persona si aprirà a voi. È una persona che potrebbe proprio mostrarsi anche nelle sue fragilità, proprio come nell'oracolo precedente. È una persona che vi paleserà ulteriormente, per esempio, la sua paura di perdervi, o comunque, vi ripeto, lo capirete. Ed è una persona che non si vergognerà delle proprie fragilità, dei propri punti deboli, anzi, questi serviranno per conoscervi ancora meglio e per approfondire il vostro rapporto ancora di più, facendolo diventare un rapporto molto più serio e più profondo. Quindi vi conoscerete oltre l'aspetto dell'apparenza, ma andrete molto più in fondo. Vi ripeto, cadranno tabù, cadranno paure, pudori. Nessuno dei due avrà timore del giudizio dell'altro. Avrete voglia di parlare, questa volta in maniera molto sincera, e quindi non parleranno solo i vostri corpi, ma anche le vostre anime, oltre che le vostre bocche. Quindi è una carta molto bella che parla di scoperta, perché probabilmente vi conoscerete come non mai. Sarà proprio un punto di svolta per il vostro rapporto, il prossimo incontro e ovviamente anche i prossimi incontri. Vi ripeto, questa è stata una stesa molto bella, con delle piccole preoccupazioni che provengono direttamente dal passato di questa persona e dall'ambiente familiare di questa persona, preoccupazioni di cui lui vorrà sicuramente parlarvi o in maniera esplicita o comunque facendovelo capire. È una persona che ha ancora bisogno di tempo per rendere il vostro rapporto ancora più stabile e equilibrato, ma è una persona che dal vostro rapporto vorrà qualcosa in più, un passo in più. Vi ripeto, nel caso in cui siate fidanzati potrebbe volere il matrimonio, nel caso in cui non abbiate figli potrebbe volere dei figli, nel caso in cui la vostra sia per ora solo una semplice frequentazione potrebbe volere un rapporto vero e proprio. Quindi è una persona che dimostrerà veramente molta maturità e molta saggezza, vi ripeto, mettendo a nudo anche le proprie fragilità e ovviamente anche
le proprie paure, tra cui soprattutto la paura di perdervi, perché vi ripeto che questa persona vi vede come assolutamente una persona unica, quindi vi vede come una persona insostituibile. Per ovviamente voi prova dei sentimenti molto importanti, ma anche molta stima e apprezzamento, d'accordo? Quindi sicuramente il prossimo incontro e i prossimi incontri saranno veramente molto importanti per approfondire questo rapporto. Per ora, come sempre, buona fortuna, buoni incontri e a presto!